Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone, anche Luna e Venere in Leone. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sono messaggi atemporali, va bene? Allora, partiamo dagli oracoli. Quali sono le energie per te nei prossimi giorni, prossime ore che ti guidano? Chiediamolo al mio amante mistico e agli spiriti. Leone. Sogni rivelatori. Farai dei sogni rivelatori. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Allora, farai dei sogni importanti nei prossimi giorni. La carta lo dice. Allora ti dico una cosa, prima di andare a letto, ti ricordi che nel video le formule magiche, il secondo, non lo so se te l'ho detto lì, vabbè, ti dico, quando entri nella stanza dove dormirai, allora metti le mani giunte in preghiera davanti al torace e pronuncia: dimoro in questa stanza al fine di trovare pace, riposo e rivelazione. Sabbe, satta, sukhi, hontu. Quindi da questo momento in poi che guardi il video, per i prossimi giorni, 7-10 giorni, fai all'interno della, appena entri in camera da dove dormi, dimoro in questa stanza al fine di trovare pace, riposo e rivelazione. Sabbe, satta, sukhi, hontu. Va bene? Così intensifichiamo questo messaggio, ci allineiamo a quel messaggio. Quali sono i messaggi per te? Ancora. Nulla accade per caso. L'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Sarai all'interno di proprio un vortice di sincronicità in queste prossime ore, in questi prossimi giorni. Ti indicheranno la strada le sincronicità, l'intuito sarà spiccato e ti dirà esattamente cosa fare, dove andare, ti sentirai guidata o guidato, va bene? Ok, quali altri sono i messaggi per te? Fiducia e coraggio, lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Gli spiriti ti infonderanno tantissimo coraggio, tantissima fiducia. Quando è che serve coraggio e fiducia? Quando stiamo per superare noi stessi. E quando è che stiamo per superare noi stessi? Quando siamo vicini a un ottenimento, a raggiungere qualcosa. Perché raggiungere qualcosa per l'anima significa sempre aver superato certe paure, certi attaccamenti e resistenze. E quindi questo comporta coraggio, no? Per uscire da quella zona comfort, e le stesse paure e le resistenze sono zona comfort. Quindi sei vicina a un risultato importante, ecco perché segni, sincronicità, sogni. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Leone. Energie prossime ore, prossimi giorni. Vediamo che sta succedendo. 8 di coppe. Qua mi parlano di viaggio, di spostamento, la forza. 3 di coppe. Un viaggio con degli amici o uno spostamento con delle persone che risuonano la tua frequenza. È molto chiaro per moltissimi di voi. 8, 8 e 3. Allora, uno spostamento, un viaggio, ti vedo celebrare con delle persone che vibrano la tua frequenza. Re di denari, forse per lavoro, e l'eremita.
Mi dicono che, allora, qua mi stanno raccontando che hai fatto un grandissimo lavoro interiore con l'eremità, che in questa carta è contraddistinta dal re agrifoglio, no? Un grandissimo, è come se tu riuscissi perfettamente a seguire la voce interiore adesso. Mi parlano qua sostanzialmente o di un viaggio anche per lavoro o di una riconciliazione con una persona o incontrarti con una persona in merito a questioni riguardanti il lavoro o ehm, la carta della forza, la carta del coraggio. È come se ti chiedessero uno spostamento, un viaggio, l'ultimo sforzo, che non è sforzo, è superare le tue paure e resistenze, perché questo ti porta a una grande stabilità, mi dicono con Re di Denari. Magari c'è una persona che può essere un incontro con una persona che ti propone qualcosa di lavoro da che tu lasci una vecchia zona comfort, qualcosa all'interno del lavoro, ehm, o il recupero di situazioni con colleghi all'interno del contesto lavorativo, il recupero, armonia vedo qua, o spostandoti in un luogo dove c'è armonia all'interno delle situazioni lavorative, rapporto con i colleghi. C'è un incontro qua che non accadrà per caso, non accade per caso questo incontro. Vedo gioia, gioia che dà stabilità. Può essere l'incontro con una persona autorevole anche, un incontro con una persona all'interno di questo gruppo, con una persona autorevole, con una persona generosa, con una persona che ti appoggia, con una persona, con un mentore, una persona che tu vedi come mentore, che ti aiuta a fare uno spostamento anche. Vedete un po' nei prossimi giorni come ti risuona, o uno spostamento geografico, fisico, o uno spostamento proprio di coscienza. Vediamo le energie in transito ancora quali sono. Leone, Fante di coppe, ti vedo motivata, motivato, Fante di bastoni, ci sono molte energie in transito qua. Allora ti vedo più creativa o creativo del solito, ti vedo motivata, ti vedo motivato, vedo notizie di incontri, di festeggiamenti, di celebrazione, vedo incontri che aprono entusiasmo. Possono essere persone più piccole di te o persone che ti propongono qualcosa che nasce entusiasmo, la voglia di nuovo, la voglia di leggerezza, c'è creatività, entusiasmo, giovinezza, leggerezza qua. Comunicazioni che mi parlano di questo e questo porta a un grande sviluppo. Allora qua c'è qualcuno che ti propone qualcosa, che ti fa fare qualcos'altro, che porta uno sviluppo esponenziale del tuo potenziale. Così è. Sviluppo delle tue capacità creative, artistiche o creative. E qualcuno, o è qualcuno che qualcuno ti propone qualcosa, che ti porta a lasciare un vecchio status, un vecchio modo di fare, un vecchio modo di agire, oppure un viaggio, uno spostamento che porta delle notizie che ti portano a prosperare. La madre terra qua è l'imperatrice, una prosperità, un progetto anche che ti viene tuo, un progetto che ti entusiasma, che porta a espanderti. Ok? 8 di bastoni, vedo comunicazioni, movimenti, spostamenti, velocità. Assolutamente sì. Vediamo ancora. Qua vedo una grande felicità, 10 di coppe, vedo felicità, felicità proprio. 10 di denari. Ragazze mie, ragazzi, è in arrivo una grande, grandissima felicità e stabilità anche economica o anche di casa, o anche una felicità in casa. Vedo l'arrivo di figli, delle sorprese da parte di figli, stabilità, vedo molto entusiasmo. Anche con la famiglia, con la casa, un rinnovo di casa. 8 di denari. Guarda, io ti dico che prima di tutto il lavoro che hai fatto su di te ti sta portando a fare un lavoro anche sugli altri. Ci sono comunicazioni per un lavoro ben fatto,
anche la ristrutturazione di casa. Io vedo molta felicità qua, notizie che mi parlano di cambi che arrivano all'interno della tua stabilità o della tua famiglia. Io qua vedo che il lavoro o le notizie sul lavoro si accelerano generando molti denaro, stabilità, realizzazione. E questo viene da un lavoro che hai fatto su di te, da un lavoro che hai fatto su di te. Hai il sostegno dei tuoi avi e dei tuoi antenati per realizzare questa cosa che ti arriva nel tuo massimo potenziale. Qua abbiamo un 3 di spade, qua si chiude una tappa dolorosa, forse legata alla famiglia, regina di spade. Hai attraversato il dolore con grande consapevolezza, mi dicono. C'è stata una verità che hai percepito all'interno di quello che credevi stabilito all'interno della tua famiglia, una verità che ha fatto male, qualcosa all'interno della famiglia o qualcosa all'interno di una vecchia struttura familiare o qualcosa che è accaduto, che ha spezzato magari una felicità o anche è accaduto con dei figli o con una figlia o con un figlio. Con la regina di Atam e la regina di spade qua tu metti alle spalle adesso, hai chiaro quello che vuoi e quello che non vuoi, hai lavorato molto su di te e quindi hai fatto tu un dolore come potente alleato, mi dicono. Qua raggiungi un grande potere spirituale, hai un grandissimo potere spirituale con l'alta sacerdotessa che è la papessa, no? Allora, io vedo che qua il tuo potenziale si esprime anche nell'essere di supporto ad altre persone, un supporto spirituale, vedo con l'alta sacerdotessa, qualcosa che ti entusiasma, che porta supporto spirituale. Ti dicono di seguire solo la tua intuizione, fa che le tue parole siano guidate solo dall'intuizione. Perché tu hai accesso a un grande sapere inconscio, cioè un grande sapere nascosto. Questo sapere nascosto porta prosperità anche nel materiale. Puoi fare anche un lavoro di olistico, io qua vedo. Re di coppe, ti vedo molto felice qua. C'è una grande felicità per te in arrivo. Fammi vedere un po' questa lettura. Allora, hai una grande maestria interiore che ti guida nella realizzazione anche sul piano pratico. Vedo che tutto ciò che il tuo potenziale aspira accelererà nelle prossime ore e prossimi giorni. Vedo una serie di sincronicità, incontri, dinamiche. Il tuo potenziale diventa lavoro nella quotidianità, nella vita pratica. Assolutamente, assolutamente. La tua creatività poteva esprimersi soltanto grazie a una verità che è emersa, che ti ha fatto male, in merito a una felicità che è potuta essere interrotta, in merito magari quando eri piccola o quando eri piccolo, i sogni castrati o qualcosa che sognavi e grazie a quello tu emergi adesso, cioè quello che ti è accaduto è il tuo più grande alleato. Sì, è una lettura straordinaria, una lettura straordinaria. Ma veramente straordinaria. Vediamo cosa ti dicono queste. Qua c'è la carta di protezione. Cosa ti ho detto qua col 10 di denari? Hai la protezione dei tuoi avi e dei tuoi antenati, eccola. Io non so se stai facendo uno yoga sciamanico con me, un sentiero sciamanico, però sono risultati importantissimi. Chiarimento. Arriveranno dei chiarimenti laddove necessitavi dei chiarimenti, comunicazioni, i chiarimenti, tutte le comunicazioni che arrivano portano a un'espansione. Chiarimento anche in base a una verità che ti ha potuto ferire ultimamente,
da parte di una persona. Abbiamo una persona che sostiene qua, non sei sola, non sei solo, vedo chiarimento e riconciliazione. Cos'altro? Spostamento, te l'ho detto che c'è un viaggio qua. Un viaggio o uno spostamento. 8 di coppe, 8 di bastoni. Per alcuni di voi è proprio uno spostamento fisico, eh? Vediamo un'altra. Hai un potere enorme, te l'ho detto, la carta del potere. Hai un potere enorme, potere proprio su di te. Su di te e sugli altri. Che lo riversi anche nel lavoro, eh? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Questo potere viene da questa prova che hai attraversato. Passione e propositi. Il tuo entusiasmo ti dà l'energia e la motivazione di cui hai bisogno per lavorare in un progetto che ami molto e che è significativo per te. Che cosa ti ho detto per tutta la lettura? Qua io ti vedo entusiasta di lavorare a un progetto che per te, che ami molto, molto significativo per te. Ed è grazie a una lezione spirituale appresa, a un cuore trafitto dove, che poi è la lama che viene sulla corazza del cuore per aprire il cuore, no? Assolutamente sì, è bellissimo. Che cos'altro? Qua rivelerai il tuo autentico essere, si rivela il tuo autentico essere. Gli altri conosceranno il tuo vero io e ti sentirai che ti amano per quello che sei veramente. È stupenda questa cosa, ma qua lo vedo. Tu esprimerai il tuo vero essere con fiducia, con coraggio, perché i sogni ti indicheranno quella via e scoprirai che gli altri ti amano per quello che sei, così come sei, senza fronzoli o senza maschere. È straordinario, eh? Questa lettura è bellissima. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Questa è la carta dei segreti, verranno alla luce dei segreti. Questi segreti io credo che abbiano a che fare, una scoperta, una rivelazione, hanno a che fare con tutta la lettura. Prima di tutto scoprirai che gli altri ti amano nella bellezza dell'essere che sei senza maschere, con tutto quello che tu puoi reputare fragilità, eccetera. No, perché sei imperatrice, anche se sei uomo. E quindi farai questa scoperta qui. Ti verrà svelato un segreto, questa rivelazione avrai. E sei molto potente. Sei molto molto potente. Vediamo cos'altro dicono queste. Tutto è qui. Abbraccia la credenza spirituale che tutto esiste nel qui ed ora. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai. Ti vedo proprio felice nei prossimi giorni. Non aggiungo nient'altro, una lettura straordinaria. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.